L'intelligenza artificiale, lo sappiamo, ha ormai invaso la nostra quotidianità. Ha cominciato semplificando alcune mansioni ripetitive e meccaniche e sostituendo l'uomo nello svolgimento di queste mansioni, ma sta ora letteralmente rivoluzionando il mercato del lavoro e il campo mediatico internazionale. Pensate ad esempio all'intrattenimento o alla pubblicità, video e immagini realizzate con intelligenza artificiale che sono sorprendenti in quanto a realismo e qualità proprio anche degli effetti speciali. Oggi sono all'ordine del giorno, ma fino a pochi anni fa la cosa era assolutamente impensabile. Davanti a questa ondata di intelligenza artificiale c'è un settore che abbiamo sempre considerato sicuro, tra virgolette, ovvero la scrittura creativa, proprio perché la creazione di romanzi, poesie, racconti, sceneggiature, la creazione di storie in generale richiede una forte componente emotiva, una forte componente umana, un certo vissuto che è proprio ed esclusivo di noi esseri umani. Ma siamo veramente sicuri che la scrittura creativa sia immune da questa rivoluzione? O l'algoritmo dell'intelligenza artificiale ha imparato ad emozionarci? Scopriamolo insieme. Oggi noi possiamo chiedere a un qualunque tipo di intelligenza artificiale, come ad esempio ChatGPT, Gemini o Claude, di scrivere un testo, sia esso per letteratura, quindi una spezione di romanzo o di racconto, o una scena di una sceneggiatura per il teatro, il cinema o la televisione, a partire da un prompt, ovvero un'indicazione, una descrizione di vicende, personaggi e stile. Facciamo un esperimento, mettiamo che sto adattando per il cinema la storia di Cappuccetto Rosso, quella che noi tutti conosciamo, e voglio chiedere all'intelligenza artificiale di scrivermi una scena. Allora darò all'intelligenza artificiale il seguente prompt, le seguenti indicazioni. Scrivi una scena in cui Cappuccetto Rosso entra nella stanza della nonna e si sorprende per le sue fattezze insolite. Occhi grandi, braccia grandi, bocca e denti grandi. Il lupo rivela la sua identità, attacca Cappuccetto Rosso e la mangia. Usa uno stile alla Tim Burton per una sceneggiatura di genere fantasy. Incredibilmente, l'intelligenza artificiale obbedirà e vi fornirà un testo in forma di sceneggiatura con atmosfere gotiche, dialoghi ritmati, che risponde esattamente alla vostra richiesta, con uno stile anche che si avvicina, se vogliamo, a quella del regista Tim Burton. Fantastico, incredibile, stupefacente, ma c'è un grandissimo ma, ovvero che il testo prodotto dall'intelligenza artificiale presenterà certe caratteristiche quasi standardizzate che lo renderanno palesemente artificiale, appunto, e facilmente riconoscibile come testo prodotto da un'intelligenza artificiale. Ed è appunto per questo che l'output prodotto da un'intelligenza artificiale in ambito di scrittura creativa richiede sempre l'intervento e la rielaborazione da parte di un essere umano. Ma cos'è che differenzia un testo prodotto dall'intelligenza artificiale da un testo prodotto invece da un essere umano? Sorprendentemente non è solo una questione di cuore. Un gruppo di ricercatori ha condotto uno studio incredibile, interessantissimo, mettendo a confronto più di 60.000 racconti. Alcuni di questi racconti erano stati scritti da esseri umani, altri erano stati scritti da software linguistici di intelligenza artificiale come ad esempio ChatGPT, Gemini, Claude, Kimi o DeepSeek. Analizzando le caratteristiche narrative di ciascuno di questi testi prodotti dalle intelligenze artificiali, i ricercatori hanno riscontrato che questi modelli linguistici di intelligenza artificiale, nonostante siano estremamente diversi l'uno dall'altro, presentano delle caratteristiche ricorrenti, dei pattern, dei difetti sorprendentemente coerenti. Ma com'è che l'intelligenza artificiale si tradisce attraverso i testi che produce? Ci sono 5 aspetti fondamentali che dobbiamo considerare. Aspetto numero 1. L'intelligenza artificiale spiega invece di mostrare. Spiega il significato profondo della storia, dei gesti, delle emozioni, la morale della storia, senza lasciare spazio al lettore o al fruitore, nel caso in cui sia una sceneggiatura, per processare, per capire l'emozione, per immaginare il sottotesto, violando la rinomata regola dello show don't tell, ovvero mostrare senza spiegare a parole quello che si vuole dire.
Aspetto numero 2. L'intelligenza artificiale costruisce trame estremamente semplici dal punto di vista della linea temporale. Sono trame in cui il tempo è lineare, evita salti temporali ed evita flashback o flash forward, ovvero salti all'interno della linea del tempo che ci portano o più avanti o più indietro rispetto al tempo della narrazione, al tempo della storia. Terzo aspetto, una descrizione quasi meccanica delle emozioni. Invece di dire che un personaggio ha paura, l'intelligenza artificiale preferisce dire che gli sudano le mani, che la sua respirazione è alterata, che il cuore gli batte forte, per esempio, ovvero descrivere l'impatto che quelle emozioni hanno sul corpo del personaggio. Attenzione, perché in realtà, se ci pensiamo, questo modo di descrivere le azioni aderisce al principio del quale parlavamo prima dello show don't tell, ovvero io mostro attraverso la mia scrittura l'impatto appunto che lo stato d'animo del personaggio ha sul personaggio e come questo stato d'animo si manifesta sul personaggio, quindi le conseguenze dirette dello stato d'animo sul personaggio, dirette e osservabili dal pubblico, potrei aggiungere. In effetti, quando si scrive un romanzo si ha un po' più di libertà, ci si può soffermare un po' di più sulla descrizione delle emozioni del personaggio, ma nel momento in cui stiamo scrivendo una sceneggiatura è assolutamente vietato scrivere il personaggio tale pensa ABCD o il personaggio tale ha paura o descrivere le emozioni del personaggio, proprio perché tutto quello che appare sulla sceneggiatura deve servire alla realizzazione del film, alla sua rappresentazione sullo schermo e quindi il tipo di narrazione deve essere estremamente visiva. Quindi ecco, era solo per dire che in questo particolare aspetto, ovvero la descrizione così meccanica delle emozioni di un personaggio, sembra quasi che l'intelligenza artificiale si avvicini di più allo stile di scrittura richiesto per la scrittura per lo schermo, quindi per il cinema o per la televisione, piuttosto che la scrittura letteraria. Quarto punto, a meno che non glielo si richieda espressamente, l'intelligenza artificiale non rompe mai la quarta parete, ovvero non si rivolge mai direttamente al proprio fruitore, come ad esempio faceva Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi. E questo in realtà ha senso se pensiamo che il momento nel quale l'autore rompe la quarta parete e si rivolge direttamente al proprio fruitore è un momento di profonda condivisione e di confronto tra i due, bisogno che ovviamente l'intelligenza artificiale per definizione non ha, proprio perché questo bisogno scaturisce da un'esigenza, da delle caratteristiche squisitamente e intrinsecamente umane. Quinto e ultimo punto che rende un testo prodotto dall'intelligenza artificiale distinguibile da un testo prodotto da un essere umano: la mancanza di sperimentazione. Tutti i modelli linguistici di intelligenza artificiale sembrano aderire strettamente e rigidamente a un modello di storia che riconoscono come il prototipo al quale bisogna attenersi rigidamente e scrupolosamente. È come se tutti questi modelli avessero un'idea di come una storia deve essere costruita, strutturata e organizzata e scegliessero di attenervisi senza possibilità di flettere quelle regole che invece, come sappiamo, noi scrittori esseri umani flettiamo a volte proprio per adattarle alla storia che abbiamo in mente, ai personaggi del quale vogliamo raccontare una trasformazione o a una morale che vogliamo trasmettere. E in effetti la scoperta più sorprendente di questo studio sta proprio nel fatto che la vera firma dell'intelligenza artificiale all'interno dei testi che produce non sta in un refuso qua e là o in qualche errore grammaticale, ma nella struttura della storia, nel modo in cui l'intelligenza artificiale costruisce la storia, che distingue una storia costruita con flessibilità e con adattabilità da un essere umano da una storia costruita sul modello di come deve essere una storia proprio da un punto di vista quasi enciclopedico. Questo significa quindi che dobbiamo scartare a priori l'intelligenza artificiale quando si parla di scrittura creativa? Assolutamente no. Questo significa che, per quanto riguarda l'uso dell'intelligenza artificiale nella creazione di un testo, come abbiamo visto, va sempre affiancata da una revisione, da una rielaborazione da parte di un essere umano. Ma è anche vero che l'intelligenza artificiale, proprio nella fase di stesura del nostro testo, sia esso per il cinema, il teatro o la narrativa,
può essere il nostro miglior assistente di produzione. Vediamo come. L'intelligenza artificiale, proprio per definizione, è uno strumento formidabile di ricerca, proprio perché analizza una quantità immensa di dati e processa una quantità immensa di informazioni e mi restituisce delle risposte a delle domande specifiche e precise che io le avrò fatto. Cosa voglio dire? Devo per esempio verificare l'accuratezza di un evento storico che cito all'interno del mio testo? Oppure devo verificare la credibilità di una dinamica in ambito legale o in ambito medico che uso come motore del mio testo narrativo? Oppure devo verificare la coerenza interna di un mondo fantasy che ho inventato? L'intelligenza artificiale sarà in grado di processare dati e informazioni riguardo a tutti questi ambiti sui quali l'ho interrogata e restituirmi informazioni e risposte molto precise a domande puntuali che le ho rivolto. In conclusione, in ambito di scrittura creativa l'intelligenza artificiale è perfettamente in grado di imitare uno stile, ma la complessità strutturale, l'emotività, il sottotesto e l'imprevedibilità che rendono veramente una storia indimenticabile sono prerogative esclusivamente e intrinsecamente umane. Voi avete mai provato a scrivere un testo di scrittura creativa con l'intelligenza artificiale? Avete notato anche voi questi 5 difetti fondamentali dei quali abbiamo parlato? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, vi leggo sempre con molto interesse. Lasciate un like se avete ritenuto questo video utile o interessante e non dimenticatevi di iscrivervi al canale per non perdervi altri contenuti riguardo allo storytelling applicato a cinema, teatro e narrativa. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!